voci gaie ed estranee, risa femminili, risuonano da qualche giorno fra le vecchie mura di Thornfield. Ma questa allegria, questa ostentata gioia di vivere, non desta alcun eco nel mio cuore, che pure è così giovane. Vorrei che tutti ripartissero. No, vorrei che non fossero mai venuti. Oh, come anelo quel silenzio, sia pur carico di minaccia, di pericolo, di mistero, che è l'atmosfera abituale di Thornfield. Non sono mai scesa in mezzo agli ospiti, l'incontro di sfuggita. Ma l'antipatia rende l'occhio acuto più dell'amore e mi sembra di conoscere ogni gesto, ogni atteggiamento di Lady Ingram, di Lady Aston e delle figlie Amy e Louise, e specialmente di Blanche Ingram, della ricca, affascinante Blanche, così sicura di sé e del suo dominio sul signor Rochester. Tutti sanno perché Blanche è qui. Tutti. Anche il colonnello Dent, Theo Ingram, Henry Lind. E stasera stessa, forse, il signor Rochester parlerà. Non li deluderà. Siete un ospite perfetto. La perfezione è in voi, Lady Aston. Qui vicino a me, Edward. È una gioia che mi riservo di avere più tardi. A proposito di quel sauro, colonnello. Ah, bene, siete disposto a venderlo? No, No. ho deciso di regalarvelo. No. Dai, uno di quei tipi di reduci dall'India. Ma no, che fate? Non c'è gusto a rapirmi. Mantenete le promesse. E non fatevi pregare troppo. Mi arrendo. Cosa volete sentire? Qualcosa piena d'amore. Bisognerebbe far scegliere a Blanche, allora. Blanche è troppo occupata in questo momento. La sorellina sta operando un attacco frontale. Credo che avrò un cognato piuttosto antipatico. Caro colonnello, noi conosciamo il prezzo di tutte le cose, ma non il loro valore. Purtroppo. Edward, Sì? monteremo a cavallo anche domattina, non è vero? Domattina sarò puntuale, ve lo prometto. Potrei prendervi in parola. È un grave difetto la mancanza di puntualità. No, per chi non ne ha di peggiori. E io, secondo voi, Edward, ne ho molti? Io ne ho molti più di voi. Oh, bene. Potrete sopportare meglio i miei, allora. Il guaio, vedete, è che io non riesco a sopportare neppure i miei. Ma non potete rifiutare. Il signor Rochester mi ha mandata apposta. Adele può scendere benissimo da sola, c'è Sophie per questo. E poi, fa parte dei miei doveri espormi alla curiosità e forse alla malignità degli ospiti. Attenta, Jane. A volte l'orgoglio diventa presunzione. Ma perché dovrebbero farvi oggetto della loro curiosità? O peggio ancora della loro malignità? Non sono abbastanza importante. Avete ragione. Scherzavo. Su, cara, coraggio. Del resto il signor Rochester ha detto che se rifiutavate sarebbe venuto lui in persona a prendervi. Ed è capacissimo di farlo. Non voglio dargli questo fastidio.
scenderò. Oh, brava. Ma, non vi cambiate? Non ho abiti da società, signora Pfeffer. E questo non è una livrea. È il mio abito da lavoro. E non me ne vergogno. Ecco che tirate fuori i vostri piccoli artigli insospettabili. Soltanto per difendermi. Non vi rimprovero affatto. Vi ammiro. Se lo meritassi vi ringrazierei. Jane. Sì? Niente, cara, niente. Sono una vecchia brontolona, ti farebbe bene a non aprire mai bocca. Adele! 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 Lasciami andare! Devi aspettare la signorina Jane. Uffa, sono una bambina grande io e so benissimo come comportarmi in società. Lasciami! Adele, torna subito qui. Davvero? Adele. Vieni avanti, Adele. Ma che bella bambina. Come ti chiami? Mon nome è Adele, mademoiselle. Il tuo francese è delizioso. Je suis française, mademoiselle. È proprio un amore. Vieni qui insieme a noi. Sì, vieni. La pupilla di Lord Rochester. Ha l'aria così straniera. È carina però. Sì, una graziosa scimmietta. Perché non ce l'avete presentata prima? Prima stasera mai. Che importanza ha? Avrei giurato che i bambini non vi piacessero. Non siete il tipo paterno voi. Decisamente no. Ma vi ho forse detto che era mia figlia? La terrete sempre con voi? Perché? Che cosa dovrei fare? Che so io? Mandarla in collegio, per esempio? Non credete che potrebbe esservi educata meglio? Blanche? Mm? Siete state educate in collegio voi? Sì? Una ragione di più allora per preferire una buona istitutrice. E quella di Adele è perfetta. Buonasera. Mi avete fatto chiamare, signore? Vi ho pregato di scendere, vi dispiace? La signorina Jane Eyre, istitutrice di Adele. Vedo che Adele è già qui. Posso ritirarmi, signore? No, vi prego di rimanere. Harry? Sì? Ci avevate promesso qualcosa, mi pare. Cercate di fare del vostro meglio perché la signorina Eyre è un giudice molto severo. Bene. Pongo in lizza la mia reputazione. La risposta pronta subito. Sedete, prego. Ignoravo che amasse tanto la musica. Come vedete, ignorate molte cose di me. I attend from love's sweetness to fly in vain, since I am myself my own fever, since I am myself my own fever and pain. Un po' troppo giovane come istitutrice. E un po' troppo graziosa. Non sarà un problema mandarla via. Però mi sembra pericolosa. Il tipo dell'acqua cheta.
Lasciate fare a Blanche. E a me. Eh? No, niente. Bella, vero? Oh, magnifica, magnifica. Well, I attend from love's sickness to fly in vain, since I am myself my own fever, since I am myself my own fever and pain. For love is more foul and less mercy than fate, to make us seek ruin, to make us seek ruin, and love those that hate. I attend from love's sickness to fly in vain, since I am myself my own fever, since I am myself my own fever and pain. No more now, no more now, on part with pride, no more swell. Thou canst not raise forces, thou canst not raise forces enough to rebel. I attend from love's sickness to fly in vain, since I am myself my own fever, since I am myself my own fever and pain. Allora? Giorgiana è ancora in viaggio di notte? Sì, credo sia a Venezia ora. E Liza? Sempre a Londra, ospite dei Creston. Sarà prudente far tornare Liza intanto. È così grave? Settimane, giorni forse. Farò un consulto naturalmente, ma temo di non sbagliarmi. E lei? Lo sa? Ho paura di sì. O dovrei dire spero di sì. È sempre stata una donna forte, coraggiosa. Sì, so quello che pensi. Una donna dura anche. Chiusa nel suo egoismo come in una corazza. Ma in questi ultimi tempi mi è sembrata diversa. Forse intuiva la gravità del suo male. Perché è stata così poco generosa con Jane? Tito, è qua. Caro Jack. Signora Reed. Ecco. Così. Vado a prendere un plate. Grazie. Ti prego. Ti prego. Grazie. Dottore, è inutile che vi sforziate di fingere. Ma se non ho aperto bocca. Ecco, appunto, ce n'è bisogno? Mia cara amica, avete avuto sempre il difetto di volerne sapere più degli altri? Questo è vero. Tu sta zitta. E se hai finito, lasciaci. Scusate.
Jack, vorrei che non scrivessi a Giorgiana. Ma perché dovrei, signora? Giorni che non ritornano i suoi. E Venezia deve essere ancora la Venezia di 30 anni fa. Quanto a Elisa, faremo sempre in tempo ad avvertirla a Londra. È vero, dottore? Sì. Quella ragazza non è molto felice ed è meglio che cerchi di distrarsi finché le sarà possibile. Sentite, io non vi permetto di vedere le cose in questo clima di tragedia. George, se io avessi un peso sul cuore, un segreto rimorso, qualcosa da rivelare in tempo, mi consigliereste di aspettare ancora? È vero? Di non preoccuparmi? Jack, è molto tempo che non hai notizie di Jane? Tu le scrivi? Ma certamente che le scrive. È vero, Jack? E non ho mai detto dove Jane si trovi, ma penso che Jack lo abbia sempre saputo. È vero? È vero, Jack? La mia Allora- ultima lettera di un mese fa non ha risposto. Non posso rischiare. No, non posso rischiare. Jack, tu devi partire, andare a Tonfield, a prendere Jane e condurla qua. Ho bisogno di parlare con lei, assolutamente bisogno di Vi prego, parlare non con potete lei. agitarvi così, vi prego. Lo farai, Jack? Sì. Me lo prometti? Sì, Lo certo, farai? signora Reed, andrò, ma... Ma che... Non è altrettanto certo che Jane consentirà a tornare. E questo è il tuo dubbio, vero, Jack? È colpa sua se non può avere nostalgia per questa casa. Jack! No. No. Jack ha ragione. Ma io penso che lui la convincerà. E forse non ci sarà nemmeno bisogno di convincerlo. Se la ricordo bene, è una ragazza generosa e se è cambiata. Non sfuggirà l'occasione di avvilirmi, perché sono io ora che ha bisogno di lei. La ricordate bene, signora Reed. Scusate, signora. I signori Lloyd si fermano a colazione? Ma veramente noi non... Oh, ecco una buona idea. Bessie, grazie. Grazie. Ma perché volete... Accettate, vi prego. Va bene. Oggi non potrei restare sola. Questa casa è diventata troppo vuota, troppo silenziosa. E quella tavola lì è diventata troppo grande. La tavola intorno a cui non vedrò mai le facce ridenti dei miei nipotini.
Se non erro abbiamo già ammirato tutto il repertorio. Bene, bene. Credo che in assenza di Don Rochester posso permettermi. Chi è il capo tra loro? Ah, bene, bene. Ringraziamo. Ecco, tenete. Lord Rochester ha già pensato a noi e mi ha dato degli ordini. Degli ordini? Sì. Mi ha detto che prima di andarmene devo leggere la mano a tutte le signorine ospiti del castello. Ah, che bella trovata! Che trovata bizzarra! Sì, è divertente. Io ci sto. E anche tu, Luis, vero? E tu, Blanche? Io ne faccio volentieri a meno. E lei ha detto tutte le signorine. E siamo noi tre, devi starci anche tu. Oh, mamma. E perché no, poi? Hai paura a leggere nel tuo futuro? Ma sì, è divertente, purché ci raccontiate tutto dopo, eh? Certo. Avanti. Comincia tu. Io? Sì. Vai, cara. Ecco. Non qui, sole. È giusto, fa parte del rito. Signora Fairfax, è Ho pronto? sentito, signor Lane. Da questa parte, prego. E su. Sì. Oh, voglio farmi leggere la mano anch'io. Sono anch'io una signorina. Adele. Una partita a whist? Ma sì, con piacere. E voi, colonnello? Ottima idea. E chi fa il quarto? Blanche. Sì, grazie. Ma tu, Blanche? No, cara sorellina, Cosa? tu devi stare al gioco. A quell'altro gioco. Sì, fratellino. Ho capito. Tocca a me. Bravo. Bravo, Henry, venite. Sapete perdere alla perfezione. Perché so vincere. Può darsi. Una pizza? E se indovinasse davvero? Di noi? E come potrebbe? Adele, è una delle tue merenda, cara. Oh, no, io. Su, no, vieni, no. Adele. No, aspettate, vi prego. Sofia. Vieni. Sapete che il signor Rochester desidera che restiate tra gli ospiti, come un ospite. Non sono ancora stata umiliata abbastanza. Beh, e allora? E che ti ha detto? Tutto. Anche della mia abitudine di rubare i dolci e della mia paura di montare a cavallo. È proprio una strega. Meno male che non avevo nulla da nascondere. Perché? Beh, non vai? Vai prima tu, Blanche. Non fare la bambina, Luis. Questa storia è già abbastanza assurda. E va bene. Pensa, hai indovinato che stile quella volta, ti ricordi? Lui nel salottino giallo. Questa volta in giardino. Tutto benissimo.
colonnello Dent, un amico di Lord Rochester, il signor Paul Mason. Vi prego di scusarmi. Avrei dovuto aspettare il ritorno di Lord Rochester, ma il vecchio Thomas mi ha Che detto... dite mai? Siete amico del signor Rochester e come tale anche nostro. E vi conoscete da lunga data, immagino. Sì, ma non ci vediamo da parecchio tempo e siccome sto per ripartire dall'Inghilterra volevo... Ah, vivete all'estero? Sì, molto lontano. In Giamaica. Oh, veramente lontano. Immagino che laggiù nelle isole si perda l'abitudine alla nostra simpatica nebbia inglese. L'abitudine forse sì, ma non la nostalgia. Ma ho interrotto il vostro gioco. No, per carità. Grazie. Che tipo affascinante. Non me lo dire, corro già il rischio di innamorarmene. Ma è già stato qui a Tonfield? Sì, una volta. Non credevo che fosse in Inghilterra. Allora, racconta. Coraggio, Blanche, ti divertirai. Mi sbrigo subito, non temete. È vero che indovina tutto? Tu non credi alla stregoneria, vero Teo? Perché? Che è successo? Niente. Niente. E chi è? E qui dovrebbe esserci la linea del cuore. Dovrebbe? Non c'è? È così confusa. Siete una donna tutta testa, signorina bella. Progetti, calcoli, tutto pesato sulla bilancia. Non vi pare di spingervi troppo oltre? Il destino comanda e le stelle non offendono. Voi pensate a un matrimonio. Ebbene? Con un uomo importante, generoso. Ma l'amore non c'è. E non ve ne importa neppure. La conoscete bene, signore. Che ti ha detto la zingara? Oh, mi ha parlato di un grande amore e di un magnifico viaggio, di nozze naturalmente. Insomma, a sentir lei, caro fratellino, la felicità. Bene. Contenta. C'è un'altra signorina qui. Anche a voi devo leggere la mano. Oh no, vi prego. Signora Fairfax, volete liberarci di questa persecuzione, per favore? È inaudito. Ma perché? Povera ragazza, ha l'aria di divertirsi così poco. È il vero tipo della pecorella smarrita. Sempre amabile. Allora vogliamo... Anche l'acqua limpida non lascia scorgere nulla quando è troppo profonda. Vorrei sapere che senti in questo momento. Timore o speranza che io ti legga in fondo al cuore? Perché me lo domandate? E tu? Perché non mi rispondi?
Di quelle persone di là che chiacchierano e chiacchierano, chi ti interessa? Nessuno. E in questa casa? Credi di non aver risposto col tuo silenzio? Poco fa, qui seduta al tuo posto, c'era una ragazza ricca, affascinante. E tu non sei che una povera istitutrice, una povera ragazza senza un soldo e senza avvenire. Vorresti prendere il suo posto? Sì. Ma non per quello che pensate voi. E perché? Non siete voi la veggente? Vuoi sapere cosa ci ho visto? No. Spero che sia felice. Perché renda felice chi l'ha. E se la felicità invece fosse a portata di questa tua piccola mano, se ti bastasse tenderla per... Voi Sì, Jane. non vi perdonerò mai questo inganno. Volevo aiutarti a trovare la verità. E anch'io volevo conoscerla. Quale verità? Voi amate e sposerete Blanche. Forse dovrei davvero farlo, se fosse così semplice tagliare dietro di me ogni ponte. E Jane, la vita non ci indurisce mai il cuore abbastanza. E l'orgoglio non basta a difenderci. L'orgoglio. Ecco il tuo nemico, Jane. E anche il mio. L'orgoglio di soffrire in silenzio, soli. Di allontanare la mano che ci viene tesa. Di non scendere mai a nessun compromesso. Di nascondere i nostri sentimenti come se fossero altrettante vergognose debolezze. Non è vero. Si può nasconderli senza vergognarsi. Dammi la tua mano, Jane. La tua piccola mano forte, leale, che non trema. Dimmi. Se quella gente di là, se tutti i miei amici veri o falsi, mi abbandonassero forse disprezzandomi, anche tu te ne andresti? No, signore. Non me ne andrei. Anche se tu fossi messa al bando per causa mia. Forse non me ne accorgerei. Jane. E poi, perché dovrebbero abbandonarvi? Tutti vi ammirano, vi amano. Anche il signor Mason. Chi? È arrivato poco fa. Sembra uno straniero. Dice che vive lontano, in Giamaica. Non si può cancellare il passato. Sono stato un pazzo a crederlo di poterlo fare. Oh, signore, io farei qualsiasi cosa per... Vi prego, andate di là e dite a quell'uomo che l'aspetto subito. Signor Roger. Andate! Abbiamo vinto. No, lasciamo il posto ai giovani. Andiamo in giardino. Andiamo in giardino. Allora in giardino. Signor Mason. Il signor Rochester è tornato. Vi aspetto. Grazie. Signorina Hay.
Da quando è tornato il signor Rochester? Non lo so, signorina Ingram. È tornato. Voi cosa siete venuti a fare qui? E me lo domandate. No, basta, vattene a casa adesso. Pensa a tua moglie che t'aspetta col bastone. Ecco la vostra birra, dottore. Grazie. Finite il vostro giro per oggi, eh? A meno che non mi sveglino questa notte. E chi dovrebbe chiamarvi? Per 30 miglia attorno non ci sono figli in arrivo. A proposito di figli, dove si sarà cacciato quel pelandrone? Roby! Roby! Eccomi, vengo! Ecco via. Bravi. Sì, signore, Milko, osteria della Posta. Sei qui che... benvenuto signore. Buonasera. Questo signore deve salire a Tonfield e gli ho detto che gli avresti fornito tu il calesse. A quest'ora. Scusate signore, sono il dottor Carter, medico di contea. Mi chiamo Jack Lloyd. Buon amico di Lord Rochester. Volete che vi porti io su a Tonfield? Ho il mio carrozzino qua fuori. Ti chiederei un piccolo sforzo al mio vecchio ronzino. Siete molto gentile, dottor Carter, grazie. Prego, signor Lloyd. No, forse è meglio che io salga a Thornfield domattina. Non posso presentarmi a quest'ora in casa di persone che non mi conoscono e che non mi aspettano. Come? Sono comunque molto grato. Come volete, prego. Ma certo, domattina il calesse sarà pronto all'ora che volete. Hai capito, Robby? Sì, sì. Alloggiate qui, vero? Avete una camera? Oh, bellissima! E col fuoco acceso. E troverete parecchia gente sul castello, milord e ospiti. Robby ne ha accompagnato uno anche oggi, il signor Mason. Mason? Sì, Mason. Gliel'ho chiesto, sapete com'è, così per deferenza. E lui mi ha risposto Mason. Perché? Lo conoscete? Sì. Sì, credo di sì. Scusate, signori. Buonanotte, signori. Buonanotte, dottore. Buonanotte, dottore. Chi aspetta accompagnare il signore nella sua stanza? Su! Aspetti qua, signore, prego. Io intanto preparo qualcosa da mangiare. Bene, grazie.
Ho visto spegnersi a una le luci delle stanze occupate dagli ospiti. Tutto tace. Non c'è che il fruscio della pioggia leggera nella notte senza vento. Ma questa calma, questo silenzio sembrano vibrare di ansia, di attesa. Troppi dubbi, troppi pensieri assediano la mia mente, mi vietano il rifugio del sonno. Perché Blanche è qui se il signor Rochester non l'ama o intende sposarla ugualmente? Eppure nei suoi occhi, quando lui mi guarda, oh no, non devo pensare a questo. Ma io temo per lui, per l'angoscia segreta che lo tortura. C'è un mistero a Thornfield e nella sua vita. E quell'uomo, Mason, il cui arrivo lo ha sconvolto, fa forse parte di questo mistero. Perché? Io volevo solo vederla. Non ve l'avevo detto. Non vi avrebbe neppure riconosciuto. Ah, Su, la casa è piena di gente. Vai se qualcuno si svegliasse, su. Chiudete! Dell'acqua. Scusatemi, ma siete l'unica persona di cui posso fidare. Nessuno deve vederlo in questo stato, nessuno deve Ho sapere. sentito un grido e... È stato colpito con una stizzatoia, probabilmente. Ma non è grave. Deve lasciare Thornfield prima dell'alba, deve. Jane, correte giù, svegliate Thomas. Che monti a cavallo senza dir niente a nessuno. E vada a chiamare il dottor Carter. Carter capirà. Grazie. Rochester. Sì. Voleva uccidermi. Ma voi non la punirete, vero? Voi non le farete del male, vero? Vero? E che cosa ho fatto finora? Che cosa ho fatto? Buongiorno, signor. Buongiorno. Già in piedi. È appena l'alba.
Posso avere un po' di tè? Certo, ve lo preparo subito. Grazie. Roby! Scommetto che dorme ancora. Volete che faccia attaccare subito il calette? Sì, grazie. Roby! Vieni. Dottore, Sì, ma è il signor Mason. sì, signor Mason. Che è successo? Un incidente? Sì, il signor Mason ha avuto un incidente o una caduta. Aspetta qui che passi la corriera. Prego, accomodate. Ah, eccoti finalmente. Vai a attaccare subito il calesse. Lo sai che devi accompagnare al Tonfield il signor Lloyd. Su! Io intanto preparo un po' di tè. Sì, bravo. Anche per voi, dottore. Sì, grazie. E per il signor Mason. Sì. Grazie. Prego. Il signor Lloyd. Il signor Mason. Prego. Grazie. Accomodate. Siete un amico di Lord Rochester? No, non ho il piacere di conoscerlo. Vado a Thornfield a parlare alla signorina Jenney. Ah. L'avete incontrata? Sì, è stata molto gentile. Ha aiutato il dottor Carter a... Sì. È una cara ragazza. Ci conosciamo da bambini. Se potete, portatela via da Tonfield. Risiedete a Londra? A Ghezze. Vi dispiace darmi il vostro recapito. Forse cambierò idea e mi tratterrò ancora un po' di tempo in Inghilterra. Il calesse è pronto, signor Lloyd. E anche il tè. Ah, beh, Eccolo. ecco un po' di tè. Va bene adesso. Prego. Come va? No? Sì. E così, Jane, abbiamo visto insieme spuntare il sole. Siete pallida e i vostri occhi sono pieni di sgomento. Non dovevo ricorrere a voi questa notte. No, signore. Ve ne sono grata. Ma lo sapete, io conto su di voi. Che mani fredde. Erano meno fredde stanotte quando abbiamo vegliato insieme Mason aspettando il dottor Carter. Signore, Sì, Jane? perché tenete ancora sotto il vostro tetto quella donna? Quale donna? Quella che ha tentato di uccidervi e che ha ferito il signor Mason. Grace Poole. Voi non avrete pace finché lei sarà qui. Lo sento. Tanto vi preoccupa la mia sorte, Jane. E credete che basterebbe allontanare Grace Poole da Tonfield per riacquistare la mia pace? No, Jane.
Dovrei allontanare anche voi. Allontanare me? Ed è l'unica cosa che non farò mai. Sarò sempre felice di ubbidirvi in tutto quello che sarà giusto. Giusto, giusto, voi dite giusto agli occhi di chi? Agli occhi del mondo? O per la vostra coscienza? O per il vostro cuore, Jane? Non agli occhi del mondo. Voi dite di aver fiducia in me. E non ve lo dimostro. No, signore, voi non vi confidate. Eppure questo bisogno di confidarvi vi tortura, notte e giorno. E credete che io non vorrei distruggere ogni ombra, ogni mistero? Jane, io non posso dirvi tutto per ora, ma immaginate un uomo giovane, inesperto, spinto lontano per il mondo da un desiderio di evasione, di avventura. Laggiù, in una terra lontana, quest'uomo commette un grave errore. Non un delitto, badate, ma uno sbaglio orribile, le cui conseguenze lo perseguiteranno e gli avveleneranno il resto dei suoi giorni. Lui fa di tutto per dimenticare il bene e il male. Si condanna per tanto tempo ad un esilio volontario. Torna in patria, nella sua casa, e dopo anni in cui la sua vita ha perso ogni scopo e ogni significato, finalmente incontra una creatura nuova, diversa da tutte le donne conosciute fino allora, e si illude di poter ricominciare a vivere. Ditemi, Jane, secondo la vostra coscienza e secondo il vostro cuore, ha diritto quest'uomo a sfidare il mondo pur di legare a sé questa creatura che è per lui l'unica possibilità di salvare e di redimere la propria vita? Ne ha diritto, Jane, ditemelo. Voi parlate di salvezza, di redenzione. Come possono venirvi da una creatura umana? E una creatura umana non può essere lo strumento di una volontà più alta e più forte. Scusate, signore. Qualcuno chiede con urgenza della signorina Jane, il signor Lloyd di Gatesay. Vedo che questo arrivo vi rende particolarmente felice. Ma signor Rochester... Fate passare subito qui. Non voglio che ritardiate oltre la gioia di questo incontro. Sì, sono felice di rivederlo. Jack Lloyd è un mio amico d'infanzia, un caro amico. Credevo che nella vostra vita non ci fossero né amici né parenti. E vi assicuro, vi preferivo così. Jane! Jane! Jack Lloyd! Di Gatesay, molto lieto. Scusate se mi presento così in casa vostra. Consideratevi mio ospite. Vi ringrazio, ma ripartirò subito. Sono venuto a pregare la signorina Eyre di ripartire con me. Che cos'è accaduto, Jack? Non credo che la signorina Eyre abbia intenzione. La signorina Eyre non conosce il motivo della mia venuta qui. Se voi permettete. Ma certo. No, vi prego. Jack, io non voglio avere segreti per il signor Rochester. La signora Reed sta per morire e vuole assolutamente rivederti. Deve rivelarti cose della massima importanza, nel suo interesse. Povera zia. Ammette di avere molti torti verso di te, ma sta morendo e ti aspetta. Verrai. Ho una vettura. Scendi ad avvertirmi se non vieni. Jack,
Così ve ne andrete con lui. Signor Rochester. Siete cieca? Non vedete che vi ama? Su, perché non dite come un fratello? Non ho mai pensato a lui in altro modo. E ora che siete costretta a farlo? Se questa è la verità, essa non cambia nulla per me. Mi avevate fatto una promessa. E siete la prima ad abbandonarmi. Ah, già, dimenticavo. La pietà, la generosità verso una vecchia parente che vi è sempre stata ostile. Generosità. E se si trattasse del contrario, perdonare qualche volta è anche umiliare. No, signore. Benché non lo crediate, io so leggere nel mio cuore. Quando tornerete? Ci sarà ancora bisogno di me. Quando? Se Adele andrà in collegio. E perché dovrei mandarla in collegio? Dopo il matrimonio, Blanche non vorrà. Ah, già, Blanche, il matrimonio. Forse è meglio che tu parta. Ci sono troppi pericoli qui attorno a te, a Thornfield. E Non io... ho paura. Io non perdonerò mai a nessuno che ti facesse male, mai, neppure me stesso. Non ho paura. Ma io sì, per te. Come si fa a dirsi addio, Jane? Insegnamelo tu. Io l'ho dimenticato, forse non l'ho mai saputo. Ho detto addio solo a delle persone che un momento dopo erano già scomparse nel nulla. Mai esistite. Ci sono persone che non ci lasciano, anche se lo vogliamo, perché le portiamo nel cuore. Va, Jane. Che aveva? La piccola istitutrice si è comportata male e avete dovuto rimproverarla? Oggi dovrebbero arrivare notizie da Londra e spero che mio padre possa venire qui presto. Peccato. Neppure un fiore. Paino. Devo dirlo. Una volta sola, un momento solo.
devo resistere. Siete molto silenzioso stamattina. Di cattivo umore, immagino. Posso far niente per farvelo passare? Via. Non volete neppure guardarmi.